La bici non è sporca, è solo diversamente pulita. Oggi vi propongo un classico, uno dei miei giri preferiti di quando andavo abbastanza forte in bici. Questa è la nuova galleria per l'entrata ed uscita dalla Valbadia. Ora seguiamo per San Lorenzo su quella che era la vecchia statale. Qua prendiamo a destra sulla ciclabile Verbrunico. Anzi, ciclopedonale. Ora che c'è un po' di tempo, come avete visto nel titolo, questo è il giro che ho sempre chiamato Dobbiaco Cortina. Quindi da Badia, dall'Osteria Posta fino a Brunico, Brunico, Dobbiaco, Cortina, Cortina, Passo Falzarego, Valparola e discesa fino a casa. Quello che faccio oggi è però il mio classico giro, quello che ho sempre chiamato la direttissima, vale a dire che tra Brunico e Dobbiaco non faccio la ciclabile, a parte brevi tratti come questi, non faccio la ciclabile che porta fino a Dobbiaco. Ci sono due motivi principali. Uno, oggi è domenica, ma vale anche per il sabato. Sulle ciclabili si trovano tante famiglie con bambini, cani e quant'altro, quindi è tutto un fermarsi e proseguire, fermarsi e proseguire. Secondo motivo, sempre perché oggi è domenica, sulla strada principale non ci sono mezzi pesanti, il traffico è molto meno, quindi è anche più bello pedalare. Oggi vi mostro scorci e quant'altro di questi passaggi all'interno dei paesi della Valpusteria. Quindi adesso siamo a Brunico. Bella. All'uscita di Brunico potete nuovamente rientrare su un tratto di ciclabile qua.
Questa è la statale. E questa è una bellissima stradina secondaria. Sulla nostra destra il Plan de Corones, in alto c'è ancora la neve. Insomma, prendo queste strade quando sono delle scorciatoie a confronto della statale, che al momento è là. Qua abbiamo un tratto sterrato perché stanno costruendo la famosa variante di Perca. Dicevo, la famosa variante di Perca per le Olimpiadi. Oggi vedremo un bel po' di cose che riguardano le Olimpiadi, un po' come l'inchiesta di Report fatta qualche giorno fa. Che coincidenze. E-bike. Come vedete, un po' più, un po' meno, siamo sempre vicino alla statale, che adesso scorre qua sopra. Arriviamo ora al bivio per Val d'Aura e da questo punto faremo un tratto di statale fino a Monguelfo. Potremo anche seguire la ciclabile lungo il lago, però per me ci sarà troppa gente, bici, passeggini e tutto quanto. Bivio per Anterselva, che ospita le specialità del biathlon alle prossime Olimpiadi.
Eccoli gli scemi di turno. Ed ora entriamo in Monguelfo. Ditemi voi se non è bello. Qua a destra, per chi vuole allungare 20 km in tutto, 9 all'andata e 9 al ritorno, si va al lago di Braies. Prossimo paesino o cittadina, Villa Bassa. Via i Manicotti finalmente. Non so se lo avete notato, ma anche se è un giro lungo ho solo una borraccia con me, perché in ogni paese trovate 1, 2, 3 fontane per caricare, quindi si può tranquillamente andare avanti con una borraccia. E dopo Villa Bassa, prossima tappa Dobbiaco, che sarà poi il giro di boa per dirigerci verso sud e quindi verso Cortina. Eccoci a Dobbiaco. Venezia, 200 km si può fare, magari non lo sapete, ma per 2 anni di seguito, quando gli ingranaggi qua dentro non è che funzionavano molto, con un gruppo di amici abbiamo fatto Badia, Venezia, fino dentro Piazza San Marco e ritorno, Badia in ritorno, totale 396 km. Dovrei rifarlo e fare un film, ditemelo, chissà. Un po' di statistiche: abbiamo percorso 56 km, 1 ora e 40, eccoli qua, 1 ora e 40, e adesso siamo in direzione Cortina. Sulla vecchia tratta della ferrovia di Dobbiaco a Cortina c'è il percorso sterrato, anche bello da fare con bici da gravel. A tutti i ciclisti, quando vedete davanti a voi l'immenso cristallo, volgete lo sguardo
verso sinistra. Ancora no. Ancora no, perché al momento non vedete nulla. Pronti? 3, 2, 1. Eccole qua, le 3 cime di Lavaredo. Inutile faticare e andare sul rifugio Auronzo pensando di vederle, perché la vedete solo il lato B, quello brutto. Le vedete molto meglio da qua. Facile. Il lago di Landro è stracolmo di acqua. Arriviamo a Carbonin, sinistra, su di qua si va per Lago di Misurina, una bella salitella. Poi da Misurina si potrebbe fare il passo Tre Croci e arrivare a Cortina. Io proseguo diretto per Cortina. A proposito, c'è un passo ancora a mezzo, Cime Banche, molto pedalabile. Ora lasciamo l'Alto Adige per entrare in Veneto. Il che significa che siamo sul passo Cime Banche. Guardate che spettacolo, le montagne sullo sfondo. Vedete questi pali? Cosa sono questi pali? Ve lo spiego dopo. Questa è una fermata obbligatoria e vedrete perché. Un altro palo. Ecco la fermata obbligatoria, una delle fontane più delle Dolomiti, e guardate che bello l'ospitale. Allora, questi pali sono chiamati smart poles, i pali intelligenti, e si vedono uno con l'altro su tutta la statale dell'Alemagna. Immaginate un po' che spreco di soldi. Comunque, spreco di soldi. Sono i smart poles per quella che dovrebbe, o è chiamata la smart road, la strada intelligente. E come strada intelligente che non so cosa sappia fare la strada intelligente. Comunque le strade intelligenti, quelle anche per i veicoli a guida autonoma, però sarebbe meglio fare le strade perché i nostri figli o così possono pedalare o andare autonomamente in giro senza problemi, anziché fare strade per veicoli a guida autonoma.
Entriamo in cortina. La nostra direzione adesso verso Passo Falzarego. Allora, il Passo Falzarego inizia ormai subito da Cortina. Abbiamo una media di 32,2, 85 km fino ad ora. Mi ricordo che quando ero abbastanza veloce in bici, se arrivavo a Cortina con una media di 33, riuscivo ad arrivare sul passo Valparola in cima che aveva ancora una media di 30 km orari. Facciamo una cosa divertente. Quiz time. Provate a indovinare la media oraria di quando arriverò sul passo Valparola. I primi 10 chi si avvicinano o indovinano, manderò qualcosa di simpatico a casa. Qualche indizio ve l'ho già dato. E ora intanto pedalo. Qui c'è il cantiere della pista da bob delle Olimpiadi. Ecco la pista da bob delle Olimpiadi di Cortina. La pista sarà pronta per le Olimpiadi a 10 km e mezzo dal Falzarego. Bivio del Passo Ciao, ho ancora una media di 30,1. Sto provando a fare del mio meglio. Questa secondo me l'ho sempre considerata la casa di Hansel e Gretel. Della strega di Hansel e Gretel. La Tofana che fa il tifo per me, magari. Falzarego quasi conquistato, ma poi manca il Valparola. Passo Falzarego, destra verso l'ultimo strappo del Passo Valparola, la Marmonada bella imbiancata, il ragazzuoia e le rampe del Passo Valparola. Meglio ad occhi chiusi. Stiamo per scollinare. Dai.
passo Valparola media ricordate, valgono anche decimali, anzi dovete mettere decimali, altrimenti è troppo vago. Quindi i primi 10 che indovinano o si avvicinano alla media oraria raggiunta al passo Valparola vincono qualcosina. Mi raccomando, le medie mettetele nei commenti. E ora discesa fino a casa. Ecco perché mi piace fare questo giro in senso orario, perché poi a casa arrivo in discesa. Putia sullo sfondo con Turines a destra. Discesa del passo Valparola fatta. Ora andiamo verso San Cassiano. Dopo San Cassiano, state attenti, ora vi mostro una bellissima stradina di rientro. Questa stradina laterale è quella che passa alta per i masi di Cianins, Crociorara, Pisti e porta direttamente a Badia, evitando così tutta la statale del tratto della villa a Badia. In fiore. Molto più bella questa stradina che il rientro per la statale, vero? Casa!
vado da Francia a prendere il gelato adesso. Comunque bel giro, alla fine sono 120 km, 4 ore e un quarto. Vi lascio ancora il relief così potete vederlo. Mi raccomando, provate a partecipare al quiz. Ma alla prossima.